Buongiorno a tutti quanti. Oggi cerchiamo di fare, per la prima volta da quando ho aperto il canale, e non è male direi, una rasatura intelligente. Non è cosa facile per me, non avendo questa qualità, però ci proviamo. Quindi, siccome avere un rasoio con questo gap ed esposizione, che praticamente è una mannaia, parliamo del gap più alto, 1,05 di gap, con esposizione positiva 0,20, ok? Questa è una mannaia, già sicuro. Per fortuna, fortuna o non so neanche io se è una fortuna o no, ha un taglio dolcissimo. Questo però potrebbe portare anche a errori perché se non sai dosare bene, in più il peso che ha, questo fa paura. Quindi non andrò in cerca né del BBS assoluto né di essere preciso in, in ogni punto del viso, ma cercherò di farmi una rasatura decente, senza spargimenti di sangue eccessivi. Anche se qualche red point penso che... anche perché farò fatica a fermarmi troppo presto, però vediamo cosa fare. Come sapone ci spariamo il Fougère Gothic, che adoro alla follia, e come pennello la scelta tra i due. Farò uscire anche il video e la mia scelta comunque avevo scelto, poi vi spiegherò bene anche il perché, il Marchese Cavour. Ok, adesso ci mettiamo un po' di prebarbino, che male non fa. Oggi ci vuole un po' di freschezza, quindi ci metto il Barber Mind. Bello denso, guardate che roba, densissimo, ne basta pochissimo. Ah, sa di mentuccia buona, mamma mia. E va via abbastanza subito, cioè sentite le menta appena messo, vi dà quella bella sensazione di freschezza, però dopo la profumazione sparisce subito. È il più denso di tutti, anche più del Noai. Questo è quello che mi piace di più. E comunque sta cosa di siliconici, vabbè, lasciate perdere, che non c'entra niente. Vabbè, dai, ci facciamo una barbetta. A breve mi arrivano le nuove uscite di Andrea Bianchi, quindi proveremo le nuove profumazioni. C'è una piccola modifica anche sulla base del sapone e anche sugli aftershave. Anche perché comunque è una continua evoluzione, cioè mano a mano sta cercando di fare delle modifiche sia per dare sempre più prestazioni, ma anche per, ad esempio, semplificare il montaggio, per migliorare in tutti i sensi, ecco, per renderlo sempre più fruibile, più facile, magari andando avanti anche sempre magari un po' più duro, quindi anche più meno cremoso, quindi anche un po' più bello da montare, insomma, poi alla volta vediamo dove si arriverà. Quando saranno riassortiti questi pennelli su Epoca Barberia, anche perché giustamente io li ho comprati là, quindi ci tengo a fare il video, far uscire il video della mia comparazione tra l'Itario e il Cavour quando verranno riassortiti sullo store. Anche perché Salvatore è veramente un bravo ragazzo, si vede che fa le cose per passione, perché anche sul contatto con il cliente ci mette veramente tanto del suo. E nonostante sia uno store piccolo, ci ha dato un bel codice sconto sul gruppo,
mi ha dato anche la possibilità di avere questo link comunque, dove una piccola parte per chi acquista tramite il link che lascio sempre nella descrizione dei video mi dà la possibilità anche a me di sostenere il canale, ma nello stesso tempo non mi ha mai detto non so, prova questo, usa l'altro, questo devo vendere, se nel senso ho la mia completa libertà di provare le cose e anche di dire questo mi piace, quello non mi piace. E quindi per me questo è una cosa indispensabile. Bene, primo passaggio, facciamolo bello protettivo, ragazzi. Ecco, questo è uno dei casi in cui il peso del rasoio bisogna, non dico quasi tirare indietro, ma qua 25-30 grammi in meno aiuterebbero. Infatti non vado di peso del rasoio, ma doso io. Come la meta Rapira Swedish. Polverizza la barba sto rasoio, però ha una dolcezza che è mostruosa, cioè non perde la sua dolcezza. Dal Gap 0,45 a questo non cambia la dolcezza. Cioè sembra di avere in mano lo stesso rasoio. È una roba micidiale, solo che ragazzi, questo Gap, questa esposizione qua, perdona niente. Però non lo sentite aggressivo, cioè rimane preciso, chirurgico, è qualcosa di fantastico. Vi ricordo che sul sito ufficiale, che trovate anche sotto gli altri video, Rasorit 10 fino al 5 dicembre avete il 10% di sconto sul carrello. Comunque vi dirò, a me il peso non dà fastidio, anche in questo caso mi lascia una bella precisione di taglio, me lo gestisco io in certi punti, lascio tutto il peso, in altri punti tiro un po' indietro io.
ma non è un peso che mi sta dando fastidio. Parlo poco perché sono super concentrato. Allora, ragazzi, io adesso così mi posso fermare, vi faccio vedere il risultato. Per quello che vi dico che qualsiasi rasoio si può usare con qualsiasi sapone, cioè tutto va bene, dipende dove porti tu la rasatura. Perché non mi dite che questo non è un risultato perfetto, spettacolare. Ecco, magari non perfetto, spettacolare sì però. Cioè, questo è un BBS, comunque un ottimo BBS che mi ha portato il rasoio. Però, se tocco nella zonetta qua, peletto qua, filino qua, cioè, in certe piccole zone qua, cosa succede però? Che se io voglio andare a essere preciso e perfetto ovunque, perché qua è una malattia mia, è lì che dopo scappa il piccolo repoint, scappa il problemino. Ma per gestire un rasoio, adesso con l'esperienza che ho, posso gestire qualsiasi rasoio, anche un Icon Tech posso usare, però so dove fermarmi, dove il rasoio mi dice ok, io arrivo fino a qua senza darti problemi. Vuoi andare oltre? Ne paghi le conseguenze. Questo è il concetto. Quindi il più intelligente è sapersi fermare e gestire la rasatura. Però io devo uscire dal bagno che sono soddisfatto della rasatura, che sono veramente contento. Se io sento puntini di pelo in giro mi danno fastidio, e quindi scelgo i miei setup, le mie rasature, tutto per arrivare al limite nella rasatura. Però è una cosa mia, non di costrizione, questo intendo. Adesso farò solo qualche piccolo ritocchino, spero di non andare a rovinare quello che ho appena detto. Cioè, anche il fatto che quando testo i rasoi a volte mi vedete con qualche red point alla fine, non è perché non sono capace di radarmi, non sono capace di fermarmi, o perché non ha senso quello che faccio. Ha senso perché? Perché io porto al limite il rasoio e vi dico guardate che il rasoio arriva fino a qua. Dopo, in base alle vostre esigenze, al vostro gusto personale, in base a come portate voi la rasatura, dite ok, io mi fermo lì e quindi questo mi va bene, no? Io vado più inoltre, quindi per me non va bene, io mi rado ogni tot. Cioè dovete... Io porto al limite, ok? Dopo siete voi che in base a dove, alla vostra esperienza, dove portate la rasatura, dovete dire ok, può andare o può non andare bene. Perché purtroppo, non c'è, purtroppo. Ognuno ha il suo modo, no? Porta la rasatura dove gli pare. Bene. Ecco perché dico, sì, ci sono tanti che fanno recensioni su YouTube, ma valutate sempre le cose con attenzione, pensate a quello che guardate e cosa vi fanno vedere. Perché sono tutti bravi a fare i fighi con gli icon tech,
e dopo a cena non neanche un mezzo contropelo e si squartano o non lo fanno addirittura. Cioè, nel senso, è intelligente fare così. Non sto dicendo che non è intelligente, però non è che diventi un maestro perché, cioè, usa un eye contact, un contropelo diretto in ogni punto, anche quello difficile, portami un BBS assoluto così, e allora sì. Che nel senso, usare l'eye contact non è un problema. Il problema è che un rasoio, che per dove devo arrivare io, diventa troppo. Ok, appena sotto qua, senza far danni. Basta, basta. Però niente niente riesci, perché il punto è questo. Allora, ma uno dice, ma allora ma perché dici che un gap più basso, se già questo con meno passaggi ti ha portato risultato? Perché io qua adesso ho un buonissimo BBS, però è un rasoio che non ti permette di spingere, quindi è sì un ottimo BBS, ma è un BBS che se io premo in contropelo sento qualcosa, ok? Io sono liscissimo, però questo è un BBS che domani mattina sento la ricrescita, ok? Quindi i rasoi che io seleziono sono rasoi che mi permettono di spingere, quindi quasi di far pressione, e di andare sotto pelle con la rasatura, perché è quello che a me dà soddisfazione, cioè sentirmi una rasatura, più profondo sono le rasature, più sono soddisfatto quando esco dal bagno, quindi è una cosa personale mia e non un obbligo e non una cosa che va fatta per forza. Quindi questo è un rasoio che con pochi passaggi porta al risultato, la lama si sente il giusto, dolcissimo, fantastico anche così, però non mi porta, cioè, gioco forza è una cosa assurda, ma il gap 0,45 che mi permette di spingere in rasatura mi porta a un BBS più profondo di questo. Questo è un buon BBS, ma non posso andare oltre, perché se vado oltre mi porta via tutto, faccio red point, mi faccio del male, perché c'hai troppa esposizione, c'hai la lama completamente in viso e non puoi gestire più di tanto la pressione, perché ti vai a fare male. Però ragazzi, questo è un BBS coi fiocchi, cioè questo è un signor BBS, che mi sia, che si può dire che non sia liscio. È un risultato spettacolare, ovunque. Però è lì, cioè, è quasi un BBS tra virgolette da italico, ecco. Però logicamente uno dice io uso un gap maggiore così, mi aspetto qualcosa di più. Allora io porto al limite la rasatura e vi dico, ha senso arrivare a un BBS quasi meno profondo di un 0,45, in più devo stare attento a come mi muovo qua, dai, questo e quello. E quello è il punto, no? Allora, perché Eye Contact per me non ha senso? Perché con R41 ho un BBS mostruoso, ma già con più tranquillità mi permette di spingere un po' di più, sono più spensierato, ci vuole lo stesso una gran mano perché non è un rasoio da sottovalutare, ma tra i due Eye Contact per me non ha senso perché è un rasoio assolutamente aggressivo che se vai a spingere un po' in contropiede ti massacri.
Ergo 41 permette di fare un contropelo degno, con un'ottima geometria e di andare molto molto in profondità. Altrimenti mi scelgo un rasoio mild che comunque mi permetta di andare ad una certa profondità, magari spingendo un po' di più, ma che me lo permetta senza darmi problemi. Ecco, questo è un po' come ragiono io. Ragazzi, vi saluto e no, ci mettiamo un po' di aftershave. C'è Pino sempre inferno qua, che secondo me è la morte sua finché non mi arriverà il suo after. Zero bruciore, veramente acqua fresca. Comunque la profumazione è buona, però anche questa dura veramente niente. Cioè, me la mettete su, sono profumazioni che ve la portate dietro sì e no una mezz'oretta, un'oretta, così e dopo è finito. Quindi no. Ha i suoi limiti, però fa il suo, è comunque un buon after, lo uso, si abbina bene comunque sul sapone che mi dura 2-3 ore, quindi dura più dell'aftershave il sapone in questo caso. Ragazzi, vi saluto e vi auguro vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi se vi fa piacere sostenere il canale, sapete, abbonamenti, questo, quello, quell'altro, fate come vi pare, e altrimenti fate a meno. Almeno iscrivetevi, lasciatemi un commentino, un like, qualcosa. Bye bye!